So, as we've been saying, our theme for this week is how to build spiritual power against troubled times. E quindi, come abbiamo detto all'inizio, il tema come coltivare potere spirituale contro i tempi difficili. So, I think it's important to define terms before we go on. Cominciamo allora a creare delle definizioni prima di procedere, è importante. What is spiritual power? Che cos'è il potere spirituale? And how is it different from worldly power? E in che modo è differente diverso dal potere mondano? There's a wonderful true story that took place with one of our Ananda teachers. C'è una storia molto bella, una vera storia che riguarda uno dei nostri insegnanti di Ananda, Which illustrates this point. che è una bella spiegazione di questo punto. This was a dear friend, Nayaswami Jaya, who is one of the directors of Ananda India. Un amico molto caro si chiama Nayaswami Jaya, uno dei direttori di Ananda India, He's a Westerner. ma lui è americano occidentale. So he was giving an introductory lecture in a new city for a class series, How to Meditate. E quindi lui dà una lezione introduttiva in una città nuova per cominciare ad un corso su come meditare, come si medita. So everyone attending was brand new. E tutte le persone che erano lì per la prima volta. And Jaya gave a wonderful lecture, as he always does. E così Jaya dà una bellissima conferenza, come lo fa sempre. And then afterwards, people asked questions. E poi alla fine le persone pongono domande. And one man got up and rather arrogantly asked this question. E una persona fa una domanda in un modo piuttosto arrogante. You, sir, have been meditating for many years. Tu, signora, hai meditato da tanti anni. Do you have any spiritual powers? Hai qualche potere spirituale? And Jaya, being a humble, honest man, said, no, sir, I don't have any spiritual powers. E Jaya, essendo un uomo umile e onesto, dice: no, signora, no, non ho poteri spirituali. And there was a huge sigh of disappointment from the whole group. E tutto il gruppo risuona un grande sospiro di delusione. Because often in India, people equate spirituality with having powers to do miraculous things. Perché spesso in India la spiritualità è associata con poteri di poter fare delle cose miracolose. And then Jaya paused, and with a little twinkle in his eye, he said, well, I do have one power. E poi a un certo punto ci ripensa un attimino Jaya e con un sorriso dice: no, ho un potere. And he said, I have the power to choose to be happy at will. Io ho il potere di scegliere la felicità secondo la mia volontà. And there was a huge sigh of relief. E sicuramente c'era un grande sollievo. And more people signed up for that class than ever before. E infatti la frequenza, tantissime persone si sono iscritte per fare quel corso. So what is spiritual E power? allora che cos'è il potere spirituale? Is it the power to control other people, È il potere di controllare gli altri, to dominate nations? dominare le nazioni. This is not true power. Questo non è un vero potere. True power is to have control over your inner self. Il vero potere sta nel poter controllare il proprio sé interiore. And this comes by living in alignment with higher principles. E questo potere si sviluppa se vivi in sintonia con principi superiori. And this, we're speaking of this at a class on Friday. This is why we have communities. E ne parleremo, ma è questo il motivo per cui abbiamo anche delle comunità. To show how to live in such a way that you can uplift yourself and uplift others in a practical way. Di dimostrare come si può vivere in un modo da poter elevare te stesso e gli altri in un modo pratico. Now,
the teachings of yoga, on one hand, this is an important call. I know what it is. Deve essere una chiamata molto importante. So, on one hand, the teachings of yoga are very esoteric and little far removed. Da una parte gli insegnamenti dello yoga sono assai esoterici e un po' lontano dalla nostra realtà. But on another level, they are the most practical advice and guidelines of how to live day to day. E dall'altra parte contengono le linee guida più pratiche pensabili su come vivere la vita quotidiana. And Jyotish, in his brilliant discourse, I have to say, E Jyotish nel suo, devo dire, discorso assai brillante, he talked about the 5 Pandava brothers, the warriors within us that fight for inner freedom. parla dei 5 Pandava, i guerrieri dentro di noi che combattono per la libertà spirituale interiore. And the 5 brothers, and we'll talk about them in more detail, but Nakula, Sahadev, Arjuna, Bhima, and Yudhishthira. Così si chiamano i 5 fratelli di cui poi parleremo di seguito. And each one of them, as Master explained, everything in the Gita is symbolic. It's not only true on face value. Come dice il maestro, tutto quello che c'è nella Gita non è superficiale, è simbolico. Non è quello che appare, è simbolico. Even though it all happened in a particular time and place, historically. Anche se sono anche dei fatti storici che avvennero in un tempo e in un luogo determinato. And the field of Kurukshetra, where the battle took place, is an actual place that you can go visit outside of Delhi, India. E effettivamente il campo di battaglia di Kurukshetra è un posto che tu puoi ancora andare a visitare fuori Delhi, fuori Nuova Delhi. And when Ananda first came to India, we settled in a place outside of Delhi called Gurgaon. E quando Ananda arrivò per la prima volta in India, ci sistemammo in un posto fuori Delhi che si chiamava Gurgaon. And the old form of that is Guru Gram, place of the Guru. E Gurugram, che era la forma antica, significa il luogo del guru. And that is where the teacher, the guru of all the warriors, the good side and the bad side, Bhishma, Dronacharya, it's where he actually lived. And so we thought, we're living where Dronacharya lived. Ed è il posto dove storicamente viveva l'insegnante di tutti i soldati, buoni e cattivi, che si chiamava Dronacharya. E così pensavamo, ecco, viviamo dove viveva Dronacharya. But the symbolism is that these 5 Pandava brothers, each is associated with a different quality and a different chakra. Ma il simbolismo è nel fatto che ognuno di questi 5 fratelli Pandava è associato con una qualità spirituale e con un chakra spirituale. Nakula is associated with the root chakra, and the spiritual quality aligned to him is from Patanjali's teachings, the niyamas, the don'ts of the spiritual path, how not to behave. Quindi il primo fratello è associato con il chakra della radice e simboleggia nella Gita, nel Patanjali, il potere di dire no, dei yama, 5 yama. The next brother or chakra is Sahadev, and that's associated with the Swadhisthana chakra. E Sahadev rappresenta Swadhisthana chakra. And the quality associated with him are
the yamas, the dues of the spiritual E path. con lui si parla dei niyama, di quello che devi fare sul sentiero spirituale. And then Arjuna, the next chakra, fiery self-control. E Arjuna, il prossimo chakra, un controllo, autocontrollo vigoroso. And then the heart center, this is Bhima. This is the expansion of the heart and devotional vitality. Bhima poi, del chakra del cuore, l'espansione devota del cuore, And then the divina throat, vitalità. excuse me, Sì, the scusa. throat chakra, cervical center is Yudhishthira, calmness in psychological battle. Nella gola, il chakra della gola, calma nelle battaglie psicologiche, Yudhishthira. And then completing the cycle at the spiritual eye is their cousin Krishna, and he represents the Lord in taking physical form. E sesto chakra c'è Krishna, che è il loro cugino, che rappresenta il Signore che assume una forma fisica, corporale. But what I want to focus on now are the two young brothers, Nakula and Sahadev. Io però vorrei focalizzarmi adesso su Nakula e Sahadev, i primi due fratelli, The yamas and the niyamas, Yamas e the Niyamas. the do's and don'ts of right living. Non fare il fare nella vita giusta. Because the whole of the Bhagavad Gita is Krishna exhorting Arjuna, do your duty, live rightly, and victory will be yours. Perché qual è il riassunto della Bhagavad Gita? È Krishna che incoraggia, che esorta Arjuna, fai il tuo dovere e la vittoria sarà tua. And so, what are the do's and don'ts of right behavior that bring us spiritual power? E quali sono allora questi non fare e questo fare nel comportamento che coltivano il nostro potere spirituale? So, first we begin with the yamas, which means control or the things not to do. Quindi cominciamo con Yama a capire quali sono le cose che non dovremmo fare. And the first Controllo. the first one is nonviolence. La non violenza è la prima. And there are so many beautiful stories from all religions about how if people live in peace, then they are protected and victorious. E ci sono nella storia tanti esempi meravigliosi che dimostrano che come quando le persone vivono nella pace sono protetti. We hear here in Assisi at San Damiano, there's the beautiful story of when the Moors were invading Italy from the south. Esiste questa bellissima storia che ebbe luogo qui a San Damiano, quando i Saraceni stavano marciando in Italia, invadendo l'Italia, venendo dal sud. And what did Santa Chiara do? Did she say, we must get our swords and fight? Cosa fece Santa Chiara? Esortava le persone a prendere le armi e prepararsi per la battaglia fisica? No. She stood at the window and held up the holy host. Invece no, si mise davanti alla finestra e fece vedere il Santissimo, credo che si chiami. There was so much spiritual power in her aligning with peace and truth that it drove the invaders away. E nella sua sintonia con la verità e con la pace c'era un tale potere che gli invasori si giravano e andavano via. There's another wonderful story from the life of our Guru, Yogananda Ji. C'è un'altra bellissima storia della vita del nostro guru, Yogananda Ji. He was taking a group of young boys on a tour, a little traveling through the countryside of India. Portava un piccolo gruppo di ragazzi in una gita in India, nella campagna dell'India.
and they were riding in a bullock cart. e spostavano in una carrozza tirata da dei bue, grazie. And they came at night fell, and they came to a little hut with a little enclosure, and they said this would be a good place to spend the night. E arriva la sera, il tramonto, arrivano a una capanna piccola con un recinto e decidono di passare la notte lì. But in the middle of the night, they began to hear some noises around them of tigers in the area, growling and roaring. Ma poi durante la notte cominciano a sentire il ruggito di alcune tigri che erano lì nei And the dintorni. bullock cart driver said, "That tiger is after our cows." E il cocchiere dice, ma oddio, queste tigre vogliono mangiare le nostre mucche. And Master Yoganandaji said, "Didn't you put the fence up? E il Yogananda Close the dice, gate?" ma non hai chiuso il recinto? And the man said, "Oh, I forgot. E lui dice, no, mi sono scordato. And Yogananda knew if the tigers if the tigers killed the cows, they would never get out of the jungle. E Yogananda sapeva che se la tigre avrebbe ucciso le mucche, loro non potevano più andare avanti e uscire dalla giungla. By this time, the tiger had gotten very close. A questo punto la tigre si era avvicinata molto. And Yogananda said, "I will go and close the gate. E Yogananda allora dice, vado io a chiudere il recinto. Who will come with me?" Chi vuole venire con me? No one. Nessuno vuole venire. But alone, with a heart filled with peace and love, Yogananda went out and he looked at the tiger with great love. E da solo, il cuore pieno di pace e di amore, Yogananda esce e guarda la tigre negli occhi con uno sguardo pieno di amore. And the tiger curled up at his feet, and Yogananda scratched his neck like a little cat, and he went away. E la tigre si sdraia e il Yogananda gli gratta come se fosse un gatto e la tigre si alza e se ne va. But remember, there are tigers in all of our lives, Ma ricordiamoci, ci sono tigre sempre presenti nelle nostre vite. whether it's a difficult person at work or a jealous relative, Che si tratti di una persona difficile, un collega difficile al lavoro, oppure un parente che soffre di gelosia, or the tiger of anxiety and fear about the future. oppure le tigri delle ansie e delle paure che riguardano il futuro. But approach it with love, Avvicinati con amore and everything will find a way to work out. e allora tutte le cose si mettono in qualche modo a posto. So the next quality, the next niyama, is the quality of non-lying. E la prossima è la qualità del non mentire, To try to live as honestly and as righteously as we can. prova a vivere nel modo più onesto, più giusto possibile per te. And I should say, going back to nonviolence, Patanjali said, "He who masters this quality, there will always be peace and harmony around that person." E per quanto tornando alla Himsa, Patanjali dice, colui che ottiene padronanza di questo yama, ci sarà sempre armonia e pace intorno a lui. So we come to the quality then of non-lying. Arriviamo allora alla qualità del non mentire. And there's a beautiful story from Saint Anthony of the Desert to demonstrate this. E per dimostrare questo esiste una storia bellissima che riguarda Sant'Antonio del Deserto. As we know of Saint Anthony, he was one of the first great Christian saints. Sappiamo di lui che era uno dei primi grandi santi della cristianità. About 1,000 years after Christ. Secoli dopo Cristo. And he lived a life of total inner alignment with God and Christ. E lui conduceva una vita di allineamento completa interiore con Dio e Cristo. And they say that Patanjali says that the power that comes from complete truthfulness
is that your words, what you say, happens. E Patanjali dice che il premio, diciamo, di una completa veridicità, onestà, è che quello che tu dirai dovrà succedere. And so at this time in the history of the church, there was a great controversy. In quel periodo nella storia della Chiesa c'era una grande controversia. And one faction said Christ was a good man, a wonderful teacher, but not a son of God. Era una controversia da due parti e uno di quei gruppi diceva Gesù era un uomo grande, un buon uomo, ma non era il figlio di Dio. The other side said, no, he's a son of God. He carries the light of God with him totally in his being. L'altro gruppo dice no, lui era figlio di Dio, porta con sé la luce di Dio che lo circonda completamente, And lo these two avvolge. factions were arguing, and it was threatening to destroy the church. E che c'era una grande discussione, anzi polemica tra questi due gruppi e c'era anche il pericolo che avrebbe distrutto la Chiesa. And there was a big conference in the city of Alexandria, Egypt, to decide which side would prevail. Alla fine c'era una grande conferenza nell'Alessandria, la città di Alessandria d'Egitto, per decidere quale teoria avrebbero adottato. And some of the young monks said, we must get Anthony, he will solve this problem. Uno dei monaci allora dice dobbiamo chiamare Antonio, lui ci aiuterà ad arrivare alla soluzione. So after much difficulty, they found him living in a remote cave in the desert. E dopo tanto cercare lo trovano vivendo in una grotta molto lontana nel deserto. And they said, please, sir, come and solve this question. E gli dicono vieni Signore, vieni con noi, aiutaci a risolvere questa diatriba. So reluctantly he left his solitude and went into the world of men. E così con una certa riluttanza esce fuori dalla solitudine del suo isolamento e si reca ad entrare nel mondo degli uomini. And he was dressed in rags. E era vestito in stracci And his praticamente. hair and skin were covered with the desert sand. E i suoi capelli e la pelle erano tutti coperti con la sabbia del deserto. But he quietly entered the back of the church. Ma ecco che con tutta calma entra nella chiesa And the two sides were raging in their arguments. dove i due gruppi stanno discutendo ad alta voce con grande rabbia. But Anthony stood in the truth of God. Ma Antonio aveva il potere della verità di Dio adesso. And one by one, the voices of dissension became quiet, and all eyes turned on Anthony. E quando lo vedono tutte le parti contrastanti si calmano e tutti gli occhi si rivolgono a lui. And he said 4 words, E lui pronuncia solo 4 parole. I have seen him. Io l'ho visto. And that's all that needed to happen. E solo quello doveva succedere. The argument ceased, Da quel momento non c'era più polemica and people remembered who Christ e le was. persone si sono ricordati di nuovo chi era il Cristo. So living, may your words and your actions express the highest truth that you know. E così possano le tue parole, le tue azioni esprimere le verità più alte che tu riesca a percepire. And this will protect you from all disharmony and confusion. Questo poi ti proteggerà da tutte le disarmonie, da tutte le forme di confusione. So the next quality is non-stealing, not to take for yourself things that might belong to La others. qualità successiva, non rubare, non prendere per te delle cose che appartengono ad altri. And the spiritual power that comes from that is that everything you need will come to you. E il potere spirituale che ne deriva da questa pratica è che le cose di cui hai bisogno arriveranno a te, ti saranno date. Some of you know that in 1976,
Ananda village was destroyed by a big forest fire. Forse alcuni di voi sapete come nel 1976 Ananda Village fu distrutto da una da un grande incendio. And the cause of the fire was a piece of government equipment that was sending out sparks into the dry grass. E l'incendio era iniziato perché c'era stato su terra del governo della contea un apparecchio che aveva prodotto delle scintille che avevano fatto iniziare l'incendio. And all of the neighboring people sued the local government and received millions of dollars. E quindi tutti i vicini hanno subito fatto denuncia al governo e hanno ottenuto dal governo milioni di dollari in compenso. And Ananda had no insurance, Ananda non era assicurata, but Swami Kriyananda wrote a letter to the local government. ma Swami Kriyananda scrisse una lettera al governo della contea And he said, "We did not come to take, we came dicendo to non give." siamo venuti qui per prendere, And we didn't come to take, but to give. bensì per dare. And somehow, miraculously, everything we needed came. E in qualche modo miracoloso tutto ciò di cui avevamo bisogno ci fu dato, arrivò. But if you live in the world not looking after your own needs, but just accepting what comes, you will be so surprised how everything works out. Ma se vivi nel mondo e non ti preoccupi dei tuoi bisogni, ma accetti ciò che viene, sarai sorpreso a vedere come tutto quello di cui hai bisogno arriverà nel momento giusto. And the next quality is non-sensuality or self-control. Prossima qualità è la non sensualità, ossia l'autocontrollo. And the spiritual power that comes from this is vitality and mental vigor. E il potere spirituale che deriva da questa pratica è grande vigore mentale e fisico. There's a wonderful story from the life of Swami Kriyananda that was told to us by one of his friends in India, Induban. E un amico di Swami Kriyananda in India ci raccontò una storia bellissima su di lui. And this was before Ananda became established in India, about a decade before. Erano circa 10 anni prima che Ananda arrivasse in India. And Swami went to see another spiritual teacher, Swami Muktananda. E c'era una visita, Swami andò a visitare un altro insegnante spirituale che si chiamava Swami Muktananda. And Muktananda, even though he was a great soul, had a little bit of arrogance. E Muktananda, anche se era un'anima molto grande, c'era in lui anche un po' di arroganza. And he said to Swami, "Your guru's teachings are not right. E lui disse a Swami, gli insegnamenti del tuo guru non sono corretti. The correct mantra for the breath is not Hong Sa, it is Soham." E il mantra corretto per accompagnare il respiro non è Hong So, ma Soham. And Swami, who was 100% loyal to everything Master said, immediately got up and left. E Swami, che era al 100% leale a tutto quel che il suo guru aveva detto, si è alzato e se n'è andato. He flew, they were in southern India, he took a plane immediately to northern India, to Delhi, and took a cab from the airport to the home of Induban, where he was staying. E subito lui prese un aereo un volo dal sud dell'India a New Delhi e da lì un taxi alla casa di what was his name? Sorry. Induban, che viveva lì e lui poteva stare a casa sua. And Indu told us, Swami wouldn't even get out of the taxi. He said, "Come, we must find the answer to this." E lui ci raccontò che Swami non voleva nemmeno uscire dal taxi, ma dice: venite con me che dobbiamo trovare la risposta a questa sfida. So they went to see Indu's family guru, a man named Nayaswami. E così andarono a vedere il guru della famiglia di Indu che si chiamava Nayaswami, who is reputed to have a brilliant mind and memory due to
a lifelong practice of celibacy. che aveva la reputazione di avere una mente e una memoria brillante in seguito a una pratica a vita della pratica del celibato. And so, and he had a vast library of books, and he knew every word on every page. Lui era in possesso di una biblioteca enorme di libri di cui conosceva ogni parola, ogni pagina. So they arrived at Narayan Swami's home, and our Swami Kriyanandaji was, I must know, I must know. E quindi arrivano alla casa di questo Narayan Swami e il nostro Swami Kriyananda subito diceva devo sapere la risposta a questa sfida, a And questa this domanda. Narayan Swami was playing with him. E Narayan Swami un po' stava giocando con lui, He con said, Swami oh, Kriyananda, you have been traveling. Let us have lunch first. e dice ma no, ma hai viaggiato, pranziamo insieme prima. And Swami was just hardly can contain himself. He said, no, let's take some tea. E Swami era così, quasi non si poteva contenere. E poi Narayan dice prendiamo adesso un tè dopo il pranzo. And Indu said he thought Swami was going to explode. E Indu diceva pensavo che Swamiji esplodesse quasi. And then Narayan Swami said to his servant, go to the book room on the fourth shelf, the seventh book over, and bring me that book. There were thousands of books. C'erano in quella biblioteca migliaia di libri e Narayan Swami manda un servitore in biblioteca, dice guarda sul quarto scaffale e il settimo libro a sinistra, prendi quello. And Swami had never even asked him the question. E Swami non gli aveva nemmeno ancora fatto la domanda. And Narayan Swami opened the book to a certain page, E and Narayan, he said, here's the answer to your question. Swami apre la pagina, il libro a una determinata pagina e dice ecco la risposta alla tua He said, domanda. Soham is a modern pollution of the true mantra. Lui dice Soham è una versione moderna inquinata del vero mantra. The true mantra is Hong Sa. Il vero mantra è Hong So. But he knew that was the power. So by living a life of self-control, it brings great clarity of mind. And if you're in a difficult situation, not knowing what to do, yes, of course, ask Master. But then have the ability to tune into what Master is telling you or what God is telling you. E così vivendo questa vita di autocontrollo ti dà una grande chiarezza mentale. E certo, quando le cose sono difficili per te, chiedi al maestro, ma quando la risposta avviene, abbi la chiarezza di anche seguire, comprendere e seguire quello che lui dice. And then we come to the next one, and that is non-greed. E il prossimo è quello di non greed, non avarizia, non avidità. And this is different from non-stealing. Non-greed means not being attached to what you have. E questo, a differenza dal non desiderare cose che non sono tue, significa non essere attaccato nemmeno alle cose che tu hai. And interestingly, the spiritual power that comes from this quality E è interessante notare che il potere spirituale che deriva da questa qualità is to remember your past lives. è di saper ricordare vite passate. Because if you're not attached to the things around you, Perché quando non c'è attaccamento alle cose che ti circondano, you're not even attached to your own body, non sei nemmeno attaccato al tuo corpo, then you can identify with other parts of your experience beyond this lifetime. allora ti puoi identificare o vedere altre esperienze che vanno al di là di questa tua incarnazione. And why is this helpful? E per quale motivo questo ti aiuta? Come ti aiuta questo? Because you can go to a psychic and they can tell you were Cleopatra or whatever. Puoi sempre andare da una chiaroveggente che ti dirà sì, tu eri Cleopatra in una vita passata. It's helpful because it gives you a broad perspective. Ti aiuta perché allarga la tua prospettiva. It helps you to understand, I have lived many lives, I will live maybe a few more,
But whatever happens in this life, it's just a pebble in a great stream. Ti aiuta a capire, sì, ho vissuto già tante vite, forse ne arriverò alcune in più, ma tutto quello che succede è soltanto un piccolo ciottolo in una corrente, una torrente. I will tell you a funny story about people giving you predictions. Vi racconterò una storia interessante, divertente sulle persone chiaroveggente. There was a Veggenti. woman, a very dear friend of ours, named Priya. C'era una donna molto amica nostra, una grande amica nostra che si chiamava Haripriya, She was a direct disciple of Ananda Mohima. una discepola diretta di Ananda Mohima. And the very first week I came to Ananda, E la prima settimana dopo il mio arrivo ad Ananda, I didn't know her. io non la conobbi, I didn't know Jyotish. non conoscevo nemmeno Jyotish. And she came up to me and said, "You're going to marry Jyotish." E lei viene da me e dice, tu sposerai Jyotish. And I looked at her. I mean, I didn't know who she was. E io la guardo e dice, ma io non sapevo nemmeno chi And, fosse. and she could tell I didn't believe her. E lei ha capito che io non credevo in quello che diceva. She said, "You just wait and see." Vedrai, aspetta, vedrai. And mi then dice. 6 years later, that happened. E 6 anni dopo questo si verificò. But then fast forward to 2010, Diciamo fast forward until 2010 and we were talking with her again. e stavamo di nuovo parlando con lei. And this was in a time where we were living in Los Angeles with Swamiji to try to get an Ananda work started there. E in quel periodo vivevamo a Los Angeles insieme a Swami per cercare di lanciare l'opera del maestro lì. And so I asked Priya, I said, I've often wondered which one of us is going to pass first. E chiedo a Haripriya, sai, mi sono spesso chiesto chi di noi due andrà a morire per primo. And she paused and she said, "No, I see you both going into the light together." No, dice dopo una breve pausa, io vedo che voi entrerete nella luce insieme. And then Jyotish replied, E Jyotish poi rispose, "That means that Devi will be driving on the LA freeway." questo significa che Devi starà guidando la macchina sull'autostrada di Los Angeles. So you can see what happens at the end. And then Quindi potete vedere quello che succede alla fine. just to very quickly go through the other principles of the niyamas. There are things like the first one is niyamas means non-control. So these are the things we should do. Cleanliness. Guardiamo adesso i principi di Niyama, che sono le cose che dovremmo fare. Il primo è cleanliness, igiene, purezza. And the spiritual power from that is disinclination for things of the world. E il potere spirituale che ne deriva è un diminuito interesse per le cose del mondo, le cose fisiche. We can think of this as simplicity, decluttering your life, only have what you need. E possiamo immaginare questo come una forma di semplicità, di togliere tutte le impurità dalla nostra vita e di avere solo le cose che ci servono. And this helps one to live a life where the mind can more easily concentrate on higher truth. E questo ci aiuta a vivere una vita dove la mente più facilmente si può concentrare sulle verità superiori. The next quality, the next niyama is contentment. To choose, as Jaya did, to choose to be happy under all circumstances. Prossima qualità si chiama contentezza e la capacità, come ha fatto Jaya, di cui ho parlato prima, di scegliere la felicità in tutte le circostanze. And there's the beautiful story which we've probably all heard of Saint Francis and his dialogue with Brother Leo. C'è questa bellissima storia di Francesco d'Assisi nel suo dialogo con frate Leone. They're walking on a cold winter night and the snow is blowing and they're trying to reach a monastery. Eccoli che stanno andando per una notte invernale
con una tempesta di neve cercando di raggiungere un monastero. And the wind is howling, but St. Francis turns to Brother Leo and said, Brother Leo, what is perfect joy? E c'è il vento freddo che soffia, ma Francesco si gira e chiede al frate, che cosa è la vera felicità secondo te? And to make a long dialogue short, Leo says, oh, if we go to the monastery and they welcome us and they give us warm food and a place to sleep, that would be perfect joy. E per accorciare un po' la storia, la risposta del frate è sì, sarà quando arriveremo al monastero e le persone ci accolgono in una stanza calda e con cibo, questo sarà la letizia perfetta. And it goes on, the dialogue goes on, but finally, everything that Brother Leo says, Francis says, no, that is not perfect joy. E in ogni caso, ogni cosa che frate Leone dice, ad ogni cosa che il frate Leone risponde, Francesco dice no, questa non è la gioia, la letizia And perfetta. finally, Brother Leo says, okay, Francis, I obviously don't know. You tell me, what is perfect E joy? alla fine frate Leone dice va bene Francesco, io non so la risposta, dimmi tu qual è la perfetta letizia. And Francis says, if we get to the monastery and they open the door and they say, you scoundrels, get out of here. E Francesco risponde, quando arriviamo al monastero ci aprono la porta, ci vedono, ci guardano e dice mascalzoni, uscite da qua. And if they throw stones at us and throw us into the snow, E ci buttano addirittura dei sassi e ci rimandano sotto la neve. but if in the midst of that, if we can remain joyful in our hearts, filled with the love of God, that is perfect joy. E se in questa circostanza, con tutto quello che succede, riusciamo a preservare la nostra gioia, ecco, questa è la perfetta letizia. And so, friends, whatever happens in the future, whatever gains or losses we might have, don't make your happiness depend on outward E circumstances. quindi amici, qualunque cosa possa succedere nel futuro, qualunque guadagno, qualunque perdita, non lasciar condizionare la tua felicità dalle circostanze. And then, just very briefly, because we want to have time for questions, the next quality is austerity, which is learning to make the choice that you have control over your actions. E l'ultimo, brevemente, perché vogliamo anche rispondere a delle domande, l'ultima niyama è l'austerità, imparare a fare scelte e poi controllare sempre il processo reattivo. And remember, this doesn't mean starvation or, beating yourself. That's not what is implied here. E non si tratta di fare digiuni eccessivi o forme di autoflagellazione, non è questo. We have the choice every day. Should I have 4 pieces of pizza or 1? Ogni giorno abbiamo questa scelta, dovrei prendere 4 pezzi di pizza o solo uno. Shall I drive way over the speed limit or try to stay within the right range? Superò il limite di velocità o mi attengo a quello. So it's always reining in the desire for more for yourself. Quindi tu cerchi di tenere le briglie, di controllare il desiderio di avere di più per te stesso. And if we can do that, we find freedom E se because we riusciamo a realize we are not determined by things outside of ourselves. fare ciò, troveremo libertà, non saremo più condizionati dalle cose che succedono intorno a noi. And finally, the last two, the most spiritual of all, the last way of right behavior is to introspect and look at those parts of yourself that need to change. E poi, più importante ancora, sviluppa introspezione, guardati dentro e identifica le cose che hanno bisogno di un cambiamento. Don't expect the world around you to change.
non aspettarti che il mondo intorno a te cambierà. You change yourself. Tu cambi te stesso, cambia te stesso, And that gives you a spiritual power that nothing can take away. perché questo ti donerà un potere spirituale che niente al mondo ti possa mai togliere. And then the last yama is devotion to God. Quindi introspezione, e poi l'ultimo dei niyama è la devozione a Dio. And if we can have faith in God under all circumstances, just as Krishna driving the chariot of Arjuna, if God is leading us forward, then victory and strength, no matter what happens, is assured. Se noi possiamo avere fede in Dio in ogni circostanza, così come Arjuna che affida a Krishna la conduzione della carrozza e di portare avanti, allora la nostra vittoria in Dio è assicurata. And the spiritual power that comes from that, of devotion to God, Il potere spirituale che deriva di quello, della devozione a Dio, is union with God. è unione con Dio. So how does the story end? E quindi come finisce la storia? Once someone asked that to Master. Una persona una volta pose questa domanda al maestro. He said, how does this story end? Dice, come finisce questa storia? And what did Master reply? E cosa fu la risposta del maestro? It ends in endlessness, Finisce in uno stato senza fine, without end. And that is the infinito. story of each one of us. Ecco, questa è la storia di ognuno di noi, l'infinito. When we can live according to God's guidance, Mettendoci in sintonia con la guida di Dio, we awaken to our eternal nature. si sveglia la nostra natura eterna. And as it says in the Bhagavad Gita, fire cannot burn it, E come dice nella Gita, questo nostro sé non può essere bruciato dagli incendi, dai fuochi. water cannot drown it, Non può annegare nell'acqua, sword cannot cut it. non può essere ferito dalle spade. The soul is eternal, L'anima è eterna, and it is filled with God's joy. colma della beatitudine di Dio. This is our true power. Ed è questa la nostra vera casa.